Ciao e benvenuti sul canale. Se siete stati testimoni di un incontro ravvicinato di una certa importanza e avete intenzione di raccontarlo in giro, magari anche ai giornali, pensateci bene perché potreste ricevere la visita poco gradita dei Men in Black o uomini in nero. Costoro cercheranno, anche attraverso minaccia alla vostra incolumità e a quella dei vostri amici e parenti, di dissuadervi dallo spifferare quanto avete osservato e sentito. Chi sono questi uomini in nero e perché non vogliono che si diffondano notizie sugli UFO? La letteratura ufologica ci dice che con molta probabilità si tratta di agenti governativi americani di una sezione speciale. Vestiti in completo nero, a volte con il capo coperto da un cappello, con o senza occhiali scuri, sono incaricati di ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti UFO e di qualunque altro fatto possa mettere in discussione la storia per come la conosciamo e destabilizzare i poteri costituiti. In coppia o in gruppi di 3 individui si presentano con fare minaccioso ai testimoni da zittire e, dopo essersi fatti raccontare il resoconto dell'avvistamento, intimano con una certa tenacia di non parlarne con nessuno e di dimenticare tutto. Si fanno consegnare eventuali foto o filmati dal testimone e spariscono. Il loro aspetto appare inquietante in quanto sembrano non avere emozioni. Spesso i loro visi sono pallidi e poco umani, molto diversi da come il film Men in Black del 1997 con Will Smith e Tommy Lee Jones ce li ha fatti vedere. Qualche volta si muovono in modo robotico e si chiamano tra loro non utilizzando dei nomi ma dei numeri. E cosa molto inquietante, non hanno né sopracciglia né ciglia e non battono mai le palpebre. Viaggiano su grosse macchine scure senza contrassegni e in alcuni casi a bordo di elicotteri privi di contrassegni. Sono migliaia i casi di testimonianze con i Men in Black come protagonisti di intimidazioni nei confronti dei testimoni di avvistamenti. Uno dei casi più conosciuti di un intervento dei Men in Black si verificò nell'estate del 1964 nell'estuario del Solvay, tra l'Inghilterra e la Scozia. Abbiamo già parlato del caso in un episodio che vi invito a vedere sul canale. Jim Templeton insieme alla sua famiglia decisero di passare una giornata all'aperto in campagna. L'uomo scattò molte foto e dopo averle sviluppate, in una di queste, dietro la figlia, si stagliava una figura strana che al momento dello scatto non c'era. L'essere sembrava un astronauta con indosso tuta e casco. Qualche giorno dopo la diffusione della notizia, Jim ricevette la visita di 2 uomini vestiti di nero che dissero di lavorare per il governo e pretesero che Jim li accompagnasse nel luogo della gita. Jim li accontentò e dopo aver raccontato tutto, gli uomini salirono a bordo della loro auto e se ne andarono. C'è chi pensa che i Men in Black possano essere alieni camuffati da uomini che operano sul nostro pianeta per coprire le tracce della loro attività. Altri ipotizzano che si possa trattare di alieni e uomini dei servizi segreti che lavorano insieme. Ma a parte le testimonianze, esistono prove fotografiche o filmati che mostrano gli uomini in nero? La prima immagine di un presunto Man in Black è stata scattata nel 1967 dal signor Tim Berkeley. Allertato da un'amica che sospettava di essere sorvegliata da un uomo a seguito di un avvistamento di UFO da lei avuto, Berkeley si piazzò sotto casa dell'amica e riuscì a fotografare il presunto Men in Black seminascosto. Ovviamente nessuno sa se quell'uomo nell'angolo possa essere veramente un Men in Black. Di certo qualcuno sorvegliava davvero la casa della donna. Esiste un documento filmato dove sono visibili chiaramente 2 presunti uomini in nero. A seguito di un avvistamento di UFO avvenuto alle Niagara Falls in Canada nel 2008, ad opera di un direttore d'albergo che vide, insieme a molti ospiti dell'hotel, un enorme UFO sorvolare il suo albergo. 2 uomini in completo oscuro furono catturati da una delle telecamere di sorveglianza dell'albergo. Come si può vedere, i 2 entrano con fare sicuro nell'hotel e si dirigono verso il centro della hall. Indossano lo stesso completo oscuro e hanno la stessa altezza e persino la stessa andatura. Sono praticamente identici. Il loro ingresso non passa inosservato. Il fattorino all'ingresso vede i 2 strani individui e senza farsi notare li segue con gli occhi per capire chi siano e cosa vogliano. Anche un bambino che sta per uscire è evidentemente turbato dalla presenza dei 2 strani individui,
tanto che anche quando guadagna all'esterno si gira per guardare attraverso le porte a vetri. Le testimonianze di chi parlò con i due riferiscono di uomini praticamente identici e dall'espressione vacua che non sbattevano mai le palpebre e che parevano avere una parrucca in testa. Interrogarono con veemenza tutte le persone che c'erano nella hall, poi si rivolsero alla donna alla reception. La testimonianza della donna ha dell'incredibile. Riferì che rimase molto turbata dall'incontro con i due sinistri uomini e disse che costoro sembravano leggerle nella mente e scrutare fin dentro la sua anima. Dopo parecchi interminabili minuti, i due misteriosi individui se ne andarono, lasciando tutti in uno stato confusionale. Dunque, chi sono i Men in Black? Sono agenti governativi che tentano in tutti i modi, legali e non, di far tacere chiunque abbia informazioni importanti riguardo ad UFO e alieni? Oppure si tratta di alieni con vaghe sembianze umane che non possono permettere che certe loro attività vengano scoperte e rese pubbliche? Anche se da qualche anno a questa parte le visite dei Men in Black si sono fatte meno frequenti, la loro presenza rimane reale e misteriosa. Da qualche parte intorno a noi loro sono in agguato in attesa di spaventare e ridurre al silenzio i testimoni delle loro attività. Voi cosa ne pensate? Vi invito a scrivere un commento per attivare un dibattito. Inoltre vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche.